Oggi parliamo di agricoltura, voglio condividere con voi il mio impianto di irrigazione a tubo gocciolante nel mio orto. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale dedicato al fai da te. Siamo ad inizio estate e circa 2 mesi fa ho trapiantato queste piantine di pomodori nel mio orto, piantine realizzate da seme con un procedimento particolare che ho indicato in questo video che vi invito ad andare a vedere. Ma vediamo come è realizzato il mio impianto gocciolante. L'acqua arriva dal rubinetto e attraverso un raccordo a T si dirama tra i due filari e su questi filari ho collegato un tubo in polietilene con fori ogni 50 cm. Questo tubo ha una portata di circa 2 litri l'ora per ogni foro e si estende per tutta la lunghezza del mio orto, per irrigare anche gli altri ortaggi. Ho previsto una spaziatura tra le canne di circa 50 cm per consentire la sarchiatura dei pomodori tra una pianta e l'altra. Quest'anno ho scelto di sarchiare i pomodori perché i benefici della sarchiatura sono di gran lunga maggiori rispetto alla non sarchiatura legata all'uso del telo pacciamante. Per maggior libertà ho attaccato il mio tubo gocciolante ad un'altezza di 1,5 m in modo da avere abbastanza spazio per le manovre di sarchiatura. Ho utilizzato delle fascette recuperabili che posso riutilizzare a fine stagione. Ho unito i due rami in partenza in modo da avere una distribuzione più veloce e più uniforme per tutta la lunghezza del mio filare. Questo tubo gocciolante ha un diametro esterno di 16 mm, venduto in rotoli da 25 metri in su. Si vendono con portate d'acqua da 1,6 litri a 4 litri l'ora per ugello, con pressioni da 0,5 a 2 bar. Si trovano in commercio con passi diversi 20, 30, 40 cm fino anche a 1 metro e sono in grado di mantenere costante questa portata per tutta la lunghezza del nostro filare. Consultando apposite tabelline possiamo verificare la massima lunghezza in metri del filare che ci garantisce la stessa portata in litri. Ad esempio un tubo con fori ogni 20 cm ad 1 bar di pressione ci garantisce la portata di 2 litri l'ora per ogni foro fino ad una lunghezza massima del nostro filare coltivato di 33 metri. Ora, poiché ciascuna pianta di pomodoro necessita di almeno 1 litro di acqua al giorno, io ho collegato il mio impianto di irrigazione ad un timer. Per ridurre la pressione ho bloccato il rubinetto a circa metà apertura in modo da non danneggiare il mio impianto. Si tratta di un timer irrigazione Aqualin Bluetooth. Questo timer a valvola può essere anche attivato manualmente, che mi permette di irrigare il mio orto ad intervalli regolari. Questo timer è venduto in Italia con il marchio Irritec e funziona ad una pressione minima di 0,5 bar. Funziona con una elettrovalvola e non con una valvola saracinesca, di questo dovrete tener conto se avete un impianto a cisterna. Avendo il mio tubo una portata di 2 litri acqua all'ora per ciascun foro, per fornire il mio 1 litro di acqua al giorno a ciascuna pianta di pomodori, ho previsto la seguente programmazione. Irrigazione della durata di 60 minuti a giorni alterni, a cominciare dalle 6 del mattino. La comodità di questo timer è che possiamo modificare in qualsiasi momento la programmazione e anche interromperla o attivarla manualmente, a patto di essere al massimo a 5 metri di distanza. Vi ricordo di evitare lo stress idrico fornendo alle piante intervalli di irrigazione regolari. Al termine del filare dei pomodori ho interrotto con un raccordo passante il mio tubo in polietilene per andare alla parte restante del mio orto che contiene cetrioli e zucchine. A ciascuna pianta di zucchine arrivano i due tubi e questo favorisce un maggior apporto di acqua.
Le zucchine infatti necessitano di molta più acqua rispetto ai pomodori per far crescere bene i loro frutti. Guardate qui che spettacolo queste zucchine che stanno per arrivare. Applico sempre della pacciamatura al terreno, magari accompagnata anche dal concime chimico. La pacciamatura di solito la realizzo con l'erba tagliata dal mio prato, evita l'evaporazione dell'acqua e protegge il terreno dalle infestanti. Per chiudere questi tubi gocciolanti ho utilizzato un semplice tappo per tubi di diametro 16 con una semplice fascetta a stringere. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento buono per dimostrarlo mettendo un bel like e valutando anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Per concludere, ad integrazione di questo sistema di irrigazione non può mancare nel mio terreno un piccolo sistema di raccolta dell'acqua piovana che prende l'acqua da questa piccola tettoia e la convoglia all'interno di un barile che mi consente poi di riprenderla per l'irrigazione. E ho posto il barile sopra dei cavalletti per meglio raccoglierla nel mio annaffiatoio. È previsto anche un tubo di troppo pieno che va a scaricare l'acqua in eccesso direttamente nel mio filare di pomodori. Come già detto in premessa, questo sistema senza telo pacciamante mi consente di realizzare la sarchiatura dei pomodori, che ho scoperto essere un'operazione fondamentale per il benessere delle mie piantine. Oltre a rimuovere le infestanti, questa operazione infatti permette di fornire nutrimento sempre nuovo alle radici e favorire quindi la crescita della pianta. In questo modo i nostri pomodori cresceranno belli e rigogliosi e anche con meno fatica, grazie al mio impianto gocciolante abbinato ad una coltivazione tradizionale e con tecniche di pacciamatura naturali. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Come al solito vi invito a mettere like e iscrivervi al canale se vi piacciono questi miei video e vi do appuntamento alla prossima volta. Grazie e buon orto a tutti.